Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video che lo so che tantissime di voi volevano vedere un po' la condizione energetica delle fiamme gemelle. Allora, per le ragazze nuove non mi dilungo su cosa sono le fiamme gemelle, ho tanto materiale sui miei podcast e quindi per adesso quello è il materiale giusto. E voglio solo fare un appunto. Siccome quello a cui sono arrivata è che ognuno di noi ha la controparte fiamminica, proprio l'esperienza di vita, ha una controparte fiamminica. E che cos'è che personalmente su cosa voglio sempre mettere l'attenzione? Sulle etichette, fiamma, non fiamma, perché ogni etichetta che io ho dato nella mia vita mi ha limitato. All'inizio serviva, no? Perché mi serviva all'inizio quell'etichetta, dopo mi ha limitato. E quindi ho iniziato a togliere le etichette. Cosa siamo? Siamo insieme, non stiamo insieme? No. Una cosa va, non ti devi sforzare per fare andare bene un rapporto. No. Se ti stai sforzando, vuol dire che non va. O va o non va. Quando noi ci sforziamo, lo sforzo deve essere messo sullo studio su di sé grazie a quello che l'altro ti innesca. E lì deve essere fatto lo sforzo di essere oneste e onesti con se stessi. L'unico sforzo che dobbiamo fare è essere onesti, ok? Non fare andare un rapporto, no, no, no. Un rapporto va o non va. È una cosa naturale. Lo sforzo, così chiariamo dei punti, l'unico sforzo che è necessario fare per realizzare delle relazioni integre ed appaganti è l'onesta, profonda onestà verso se stessi. È difficile essere onesti con se stessi, perché significa mi tolgo la maschera e fa malissimo denudarmi con me stessa, e quindi è quello lo sforzo. È tutto il processo che c'è dietro questo mi denudo, sono onesta con me stessa. L'altro ti innesca delle dinamiche, noi ci evolviamo grazie all'interazione con l'altro. La fiamma gemella è totalmente l'oscuro, la tua parte oscura, cioè di botto. Non è che le altre relazioni non lo sono, no. Ci sono le anime, per esempio karmiche. Anche qui dare delle etichette, guarda ragazzi, è veramente limitato. Ormai nella mia vita ho consapevolizzato che l'etichetta veramente limita, perché tutto è un karma e un dharma. Anche laddove nelle relazioni, per esempio, se le vogliamo etichettare anime gemelle, è tutto molto più liscio, è un paradiso in terra, ma anche lì è questione karmica. Cioè è un merito karmico affinché tu possa sedimentare le sensazioni di apprendimento che hai avuto da situazioni più difficili, che poi noi chiamiamo karmiche. Ma anche lì le anime gemelle ci vengono da un karma, cioè nel senso fanno parte dello stesso ceppo animico con cui abbiamo condiviso altre incarnazioni. Quindi è tutto a volte, guarda, non so, il dare delle etichette mi limita, inizia proprio a pesare. Però per intenderci le diamo fino a quando le dovremmo dare, per intenderci. Poi passando sempre più a livelli di coscienza più alti, non ci sarà proprio più bisogno di parlare. Cioè, ok? Quindi quello che volevo dirvi è a ogni persona corrisponde per la legge dello specchio, che è unica e insondabile, quello a cui tu stai vibrando all'interno. E siccome noi abbiamo il 95% di inconscio, che è quello che crea, su cui lavoriamo, in questo canale lavoriamo sull'inconscio, subconscio, e il 5% della parte cosciente, tu non è che manifesti quello che vuoi, tu manifesti quello che sei. E noi qui lavoriamo sul riconoscere chi sei, paure, drammi, potenzialità. Noi non manifestiamo mai quello che vogliamo coscientemente col 5%. Noi manifestiamo quello che siamo, quello a cui vibri. Poi quando quello che vuoi a livello di 5%
inizi a lavorarci con quel 5% su quello che c'è nel subconscio, inizia sempre a diventare più grande quella consapevolezza e quindi inizi sempre più a manifestare quello che inizi a essere perché lo vuoi. Voglio essere in un determinato modo, allora vado a individuare le paure, i blocchi, i limiti. E quindi mentre noi sciogliamo paure, blocchi e limiti, iniziamo a diventare la mancanza di blocchi e di limiti e attiriamo a noi quello che siamo diventati. Ok, questo come di base. Per quanto riguarda quindi la relazione, attiriamo sempre ciò che siamo, non ciò che vogliamo. E quindi più siamo, più iniziamo a diventare essere, più attiriamo con la consapevolezza di chi vogliamo diventare. Anche qui ci sarebbe da aprire un podcast. Vabbè, io dico le cose dosate, le cose giuste. E quindi la fiamma gemella, in questo caso, quando si accende la fiamma interna dentro di te, la fiamma cristica, inizia a bruciare tutte quelle parti del subconscio obsolete che non sono più funzionali alla tua evoluzione. Ok. La relazione con l'altro ti porta a indagare su quelle parti sempre di più, sempre di più, sempre di più. Noi ci innamoriamo sempre della nostra ombra. Quindi all'inizio è tutto fantastico, meraviglioso, stupendo, perché nel sistema duale siamo nella dualità, ok, fin qua ci siamo tutti. In questa dualità, sulla Terra c'è la dualità. Quindi di ogni medaglia ci sono due facce. Quindi quando inizia tutto come una relazione meravigliosa, è tutto stupendo, la luce. Aspetta, tra un po' arriva l'ombra. Tu non è che ti sei innamorato della luce, tu ti sei innamorato dell'ombra, va bene? Ti sei innamorato dell'ombra che grazie alla tua luce devi illuminare. E quindi quando inizia ad arrivare l'ombra ci sono distacchi, tormenti, accuse, dipende a che livello di coscienza siamo, no? Il goal dove sta? Il goal dove sta? Nel far fluire l'ombra, nel riconoscerla, nell'accettarla, che l'ombra dell'altro, quello che accusi l'altro, sei tu. Per esempio, vi faccio un mio esempio personale. Io accusavo l'altro di essere passivo, senza coraggio e nella zona comfort. Beh, l'onestà verso me stessa, profonda onestà ragazze, cioè, che io sono molto orgogliosa, cioè io proprio c'è luce ed ombra anche del mio essere impeto guerriero, anche molto orgogliosa. Allora, la profonda onestà è stata quella di ammettere chi è che era passivo, senza coraggio, nella zona comfort. Io. Quindi tutto quello che recriminiamo all'altro è la zona d'ombra. Devi iniziare ad essere tu così, affinché l'altro ti palesi quella cosa. Per esempio, passivo, ok? Francesca, devi diventare attiva. Senza coraggio, devi diventare coraggiosa. Zona comfort, esci da questa caspita di zona comfort, mettiti in gioco. Quello che recriminiamo all'altro siamo noi. Mi spiego? E quindi in questo sta il gioco delle relazioni. È il gioco quando l'anima ti fa incontrare qualcuno è perché vuole che tu ti espanda, che tu vada a illuminare quelle zone d'ombra e integri sempre più luce, 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 luce. Quindi ci sono dei patti che sono karmici. E perché dico karmici? Perché vengono da altre vite. E quindi anche quelli con le anime gemelle sono patti karmici. Cioè perché vengono dalle altre vite. È tutto un karma che poi noi integriamo e andiamo verso il dharma. Ma anche il dharma è karma, cioè, o meglio, scusami, no, non voglio confondervi, sto cercando di utilizzare delle parole un po' più semplici possibili. Allora, rimaniamo concentrati su questo. Quindi, rispetto alla fiamma gemella che, per farla più semplice,
è la persona che ti accende un'ombra gigante rispetto a un'altra persona che ti accende un'ombra più piccola, ok? Mettiamola così. Quindi a che punto ci troviamo dal livello dell'umanità, quella dove le ombre vengono fuori una dopo l'altra, ed è necessario integrarle tutte. Mm? E quindi dalla famiglia dei Lemuriani e dalla grande comunità dei Lemuriani, della Fratellanza Bianca e tutti coloro che lavorano per la luce, vogliono che andiate a integrare questi concetti, cioè vogliono affinché voi non state nell'etichetta, ma prendete quotidianamente tutta l'ombra che vi arriva dall'altro o semplicemente dalla vostra consapevolezza di avere un gap, tipo mancanza di coraggio, delle paure, ok? Vogliono che voi le illuminiate. Poi sulla scala, su diverse scale abbiamo ombre più piccole date da relazioni meno imponenti di quelle di fiamma gemella. Anche la stessa anima gemella ci fa ricordare delle ombre, sebbene l'anima gemella non ti dà un grosso lavoro da fare a livello proprio di stare sul pezzo, è una sorta ehm, di viaggio, di viaggio sereno, di viaggio quasi idilliaco. Però dopo un po' ti rompi le palle, scusatemi il termine, nel senso, dopo un po' l'anima vuole scoprire, vuole conoscere, vuole mettersi in gioco. Ecco perché molte anime gemelle sono amici, fraterni, perché ti accompagnano mentre tu stai affrontando prove importanti. Possono essere in relazione, io ho 3 anime gemelle molto importanti con cui ho avuto relazioni d'amore, che sono degli amici fraterni per me adesso. Quindi le anime gemelle restano perché ti accompagnano quando tu devi affrontare prove importanti, comprensive anime gemelle, scusatemi, comprensive delle fiamme gemelle o anime karmiche, comprensive di prove importanti, ecco, senza magari mettere l'etichetta. Però per intenderci dobbiamo darla l'etichetta. Ok, quindi al netto di questo andiamo a vedere oggi come sta l'energia della tua ombra, direi, cioè della tua ombra che sta venendo e che sta diventando luce. Chiamiamola fiamma gemella in questo caso. Quindi per le fiamme gemelle andiamo a vedere oggi come stanno le energie. Come stanno le energie? Ok. Azzardo con le carte di Sefirion. Vediamo un po'. Allora, le metto tutte, Azzardo, quella che deve uscire esce. Vediamo a che punto stiamo, com'è l'energia. Allora, questa la spostiamo qua. Lo dico per le ragazze nuove, chiunque volesse acquistare i miei oracoli lui lei, vedete lo sto dicendo tante volte così mi ricordo, e sono proprio creati per la manifestazione della fiamma cristica anche esterna, li metto sempre sotto all'info box in descrizione. Ok, andiamo a vedere. Allora, fiamme gemelle, tempi attuali, quindi video sempre valido, tempi attuali, come stanno le energie? Come stanno le energie? Da che carta di posizionamento partiamo? Fiamme gemelle, eccola, vediamo che carta è. Ah, dimensione uranica, quindi non c'è uscita né la nigredo. Ok, interessante. E beh, d'altronde l'umanità sta crescendo in modo esponenziale, no? Il risveglio della coscienza, la luce, quindi non poteva uscirmi una nigredo, diciamo. Era anche molto ovvio, però non si sa mai, sai, qualche cosa ogni tanto. Vediamo. Allora, prendiamo le carte della dimensione uranica. Uno, due, tre, quattro, ce n'è anche un'altra però, aspetta. Ci dovrebbe essere un'altra. Credo sia questa, eccola. Ok. Allora, vediamo un po' della dimensione uranica. Quindi abbiamo il sostegno di gerarchie con la dimensione uranica. Vediamo un po' qual è la carta di posizionamento corrispondente alla dimensione uranica per le fiamme gemelle.
eccola. Che ti ho detto? Gerarchie che ci sostengono, appunto, gli esseri cosmici connessione. La grande fratellanza e sorellanza universale, i lemuriani e la fratellanza bianca. Dovete sapere che i lemuriani sono tutti fiamme gemelle. E quindi questo è straordinario perché ci stanno proprio accompagnando e lavorando con noi in astrale, va bene? Stanno lavorando con noi in astrale per quanto riguarda la creazione della nuova era. Quindi io vi dico che la connessione delle fiamme gemelle sta alla grande. Mm, mi aspettavo delle carte così, sta alla grande perché l'integrazione della tua fiamma interna, quindi le tue ombre, quelle più grosse, sono state già trascese, mi spiego? E quindi ci si sta facendo esperienza con la luce che si è integrata in quelle zone d'ombra. Ci dicono i lemuriani, la fratellanza bianca, in questo caso, che ringraziamo di sostenerci sempre perché il canale è nato proprio a sostegno come canale della fratellanza bianca e gli esseri cosmici che ci sostengono. Quindi la grande fratellanza e sorellanza universale, gli esseri cosmici connessione. Qua ti dice che c'è una profonda saggezza insita nella tua fiamma e dentro di te. Una profonda consapevolezza. Qua io vi dico che gli esseri, la fratellanza e i lemuriani lavorano in astrale su di voi, su tutte le fiamme. E c'è una grande apertura. Non c'è da dire altro, c'è una grandissima apertura. Voglio vedere adesso di metterci le carte dell'Angelion qua sopra, ci voglio mettere però. Su che cosa la grande fratellanza e sorellanza universale, la fratellanza bianca e i lemuriani stanno lavorando su di noi, sulle fiamme gemelle? Su che cosa in particolare? Vediamo cosa ci raccontano. Vediamo. Essenza, enigma, non cercare con la mente, il mistero risolve. Stanno lavorando nel farci fermare la mente, nel lasciare quello che sia, quello che deve essere, senza più far lavorare la mente e l'ego e dire quando succede questa cosa, quando arriva, o quando, chissà se mi pensa, chissà, ok? Stanno lavorando affinché noi smettiamo di cercare con la mente. E quindi enigma, non cercare con la mente, il mistero risolve. Stanno lavorando in astrale, soprattutto durante la notte o quando facciamo meditazione, affinché noi smettiamo di voler avere risposte con la mente, ma abbiamo una profonda fiducia in ciò che accade. Proprio più chiaro di questo, il mistero risolve. Cioè farti vivere con gioia nel mistero. Va bene? Anche perché, ragazze mie, il mistero è la chiave della vita. Il mistero è la chiave della vita. La vita si costruisce in segreto, nel mistero. Questo ve l'ho detto tante volte. Quando, per esempio, c'è un uovo, va bene? Un uovo. Una gallina fa l'uovo. Ok. Da quell'uovo nascerà il pulcino. Quindi, ma noi non sappiamo come si sta formando là dentro. Non è che andiamo, bussiamo, apriamo l'uovo e poi l'uovo non nasce più il pulcino. La vita si costruisce là dentro, in segreto. Noi non sappiamo cosa sta accadendo all'interno dell'uovo affinché poi nasca il pulcino. La vita nasce in segreto. O quando piantiamo un semino, prima o poi spunterà il germoglio. La vita si costruisce sotto la terra, in segreto. Non è che andiamo a scavare quando nasce, quando nasce. Oppure quando una mamma concepisce suo figlio, all'interno, no, dell'ovulo un piccolo girino, sta là dentro, sta nel segreto, sta nel mistero. Allora accudisci con pazienza. Non sai, cioè sai che ce l'hai, il bambino, ma non sai cosa accadrà. Mi spiego? La vita si costruisce in segreto, nel mistero. E quindi tutto ciò che è relativo a tale gestazione, quindi preoccupazioni, magari ansie, no?
che una mamma può avere, o anche rispetto al semino quando nascerà, ecco. E la fratellanza bianca e i lemuriani ci stanno supportando in astrale affinché il nostro corpo emotivo, che è il corpo astrale, stia sereno, va bene? Con la gioia del mistero. Ok. Andiamo a vedere ancora su cos'altro stanno lavorando i lemuriani per le fiamme gemelle e la fratellanza bianca. Sul principio maschile, azione, nobiltà d'animo, eroismo. Stanno lavorando sulla fiamma maschile, ma anche sulla nostra parte maschile interna. Stanno lavorando affinché il maschile si fidi totalmente di un processo spirituale, si fidi totalmente di un processo invisibile, cosa molto difficile per il divino maschile, molto razionale, molto centrato sull'ego. Quindi stanno lavorando sul principio maschile, sul divino maschile, sulla fiamma maschile e anche sul maschile dentro di noi, fiamme femminili, affinché noi abbiamo profonda fiducia in un mistero, che è un paradosso, no? Fiducia nel mistero. Quindi stanno lavorando sulla fiamma maschile affinché abbiano totale fiducia nel mistero, in quello che percepiscono ma non conoscono, che percepiscono, a cui vorrebbero dare risposte razionali ma non possono. E allora è come se stanno lavorando su questo principio affinché si lascino guidare dalla parte del mistero, dalla parte più magica, dal femminile. E poi questo si riconduce a quello che vi ho detto all'inizio del video. Quando io recriminavo all'altro: sei passivo, non sei coraggioso, non hai coraggio, lo dicevo in modo molto forte, un po' di parolacce, essendo molto focosa, immaginatevi cosa potevo fare, cosa potevo dire. Vabbè, parte le mie teatralità, quindi sei passivo, mancanza di coraggio e zona comfort. Sono qualità che io ci ho lavorato per sviluppare all'interno e sono qualità del principio maschile, quello che noi abbiamo rivendicato all'altro. Eroismo, lo dobbiamo essere noi, va bene? Altrimenti per la legge dello specchio, che è una verità insondabile, come fa l'altro a manifestarti quello che tu non sei? Ok. Ancora, andiamo a vedere su cosa stanno lavorando la fratellanza bianca e gli amoriani per le fiamme gemelle. La via, il focus, centrati, volontà, sulla centratura. Sulla centratura. La via, il focus, centrati, volontà. Allora, sulla centratura di quello che abbiamo detto. Quindi stanno lavorando con queste carte qui, le Lemuriani e le nostre guide, la fratellanza bianca, sul nostro corpo, emotivo e astrale, che poi è la stessa cosa. Siccome il corpo astrale è fatto di pensieri, emozioni, sentimenti, pensieri, cioè cose più basse, perché il nostro corpo astrale è un corpo rudimentale che abbiamo il dovere di portarlo alla frequenza dell'anima nelle incarnazioni sulla Terra. Dico nelle incarnazioni, perché da quando c'è la Terra, il corpo astrale è quello che si deve allineare con il divino che ti incarna, va bene? I tre corpi, fisico, eterico ed astrale, costituiscono la personalità, cioè l'ego. Il corpo, siccome il corpo fisico è totalmente ben formato, perché si è formato sull'antico Saturno, come ci insegna l'antroposofia, perché digerisce solo, respira solo, espleta i propri bisogni da solo, non è che tu devi pensare di digerire o tu devi pensare di respirare, il corpo fa tutto da solo, in modo perfetto, una macchina perfetta, è stata costruita, come ci insegna l'antroposofia, sull'antico Saturno, che era l'antica Terra, ma non entro in merito a questo discorso, è spiegato perfettamente nella Saggezza dei Rosacroce, il libro di Rudolf Steiner, ok, ve l'ho messo nei libri consigliati. Quindi, siccome il corpo fisico, il corpo è formato perfettamente, quello che il corpo eterico è quello che collega il corpo fisico col corpo astrale. Il compito dell'essere umano nelle incarnazioni sulla Terra è quello di portare il corpo astrale ad essere perfetto come il corpo fisico, che digerisce solo, che respira solo, per farvi un esempio, attraverso le nostre esperienze karmiche e dharmiche. Quindi questo è il compito. Quindi, siccome i nostri pensieri, sentimenti, emozioni sono rudimentali rispetto al nostro corpo fisico che è perfetto, va bene?
Allora, i lemuriani e la fratellanza bianca stanno lavorando su di noi affinché noi ci centriamo, centrati, nei nostri pensieri e quindi di conseguenza i pensieri centrati, molta contemplazione e meditazione e diventiamo indisturbati alle emozioni che ci tirano giù. Le emozioni che ci tirano giù potrebbero essere quelle relative al non sapere, mistero risolve. E quindi col principio maschile, con un atto di volontà, io rimango centrata e fedele al mio credo, nonostante delle stimolazioni che mi possono venire a livello emozionale dal mio corpo astrale che è rudimentale, che può essere innescata dall'esterno anche con situazioni di disagio. Cioè, per farvela breve, allora, i lemuriani e la fratellanza bianca ci stanno aiutando affinché noi ci centriamo nella nostra volontà, indisturbabili, e siamo indisturbabili agli eventi sia esterni che ci provocano dentro delle emozioni negative che ci tirano giù, affinché i nostri pensieri siano retti e il nostro corpo astrale diventi sempre più formato. Ok? Più o meno mi sono spiegata meglio. Ok. Ricordiamo, centrati, volontà. Cos'è la magia? Ve l'ho spiegato anche nel video Trilogia dell'ombra, Satana, Diavolo, Satana e Lucifero, Lucifero è il tuo Dio, dove vi ho spiegato che la magia è un atto di volontà coscientemente indirizzato verso uno o più obiettivi specifici. Quindi ci centriamo con la volontà verso la creazione delle nostre realtà specifiche. Tali realtà devono la manifestazione di tali realtà presuppone la fede nell'enigma, nel mistero. E il nostro principio maschile deve essere proiettato verso la centratura e dobbiamo diventare indisturbati agli eventi esterni e anche a quelli interni emozionali che ci tirano giù. Ok, questo volevo dire. Allora, questo è quello che sta facendo anche la tua fiamma gemella. Mi spiego? Ok. Proprio qua stiamo parlando di livelli altissimi di consapevolezza, va bene? Ok, al di là, sia a livello animico che nella 3D. Quindi la fiamma maschile sta diventando coraggiosa, eroismo, anche nella fede in ciò che non si vede. Va bene. Detto questo, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, adesso andiamo con i tarocchi. Con i tarocchi. Anzi, ci voglio mettere 2 altri oracoli qua perché necessita. Vediamo un po' quali archetipi vengono integrati in questo momento dalla tua fiamma e quindi anche da te. Quando parlo di fiamma, siccome un'anima sola, cioè 2 corpi in un'anima sola, che poi è luce ed ombra, va bene, non mi perdo di nuovo a spiegarlo. Quali archetipi vengono integrati in questo momento, quindi, grazie a questo sostegno della fratellanza bianca? Togliere le maschere, buffone. Rivela le emozioni senza timore, aiuta la gente a rendersi conto di quello che è assurdo e dell'ipocrisia. Quindi gli archetipi che vengono integrati in questo momento sono quelli di togliere le maschere di una facciata, togliere la facciata, essere autentico in se stesso o in se stessa. Quindi rivelare le emozioni senza timore, quindi avere il coraggio, principio maschile, di rivelare le proprie emozioni. Io mi ricordo che per chiedere scusa o per dire ti amo, va bene, ce ne voleva a me, c'ero troppo orgogliosa. E poi pretendevo che l'altro me lo dicesse e che l'altro non aveva coraggio. Ma io cosa stavo facendo? Non ero la stessa cosa. E quindi mi costò aprirmi totalmente. Proprio mi costò, era meglio andare sull'Himalaya a piedi nudi, farsi la scalata che ammettere dei miei errori, le mie colpe, dire ti amo, era molto più facile andare a piedi nudi sull'Himalaya. Cioè, vi rendete conto? Ok. Quindi qua, eroismo nel manifestare le emozioni senza timore. Questo lo sta facendo la tua fiamma e ti viene chiesto di farlo anche tu.
senza aspettative, senza aspettative. Lo devi fare per te, per far uscire quello che c'è dentro. Ok. E quindi questo anche la tua fiamma sta sentendo la necessità di manifestare le proprie emozioni senza timore, non essere più ipocrita. Ok. Ancora, quali archetipi vengono integrati? Pioniera, mamma quanto mi piace questa carta. Proprio per me il simbolo dell'acquario questa carta qui, proprio il Plutone in acquario, distruzione dell'ipocrisia. Quindi, pioniera, passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Quindi, passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Non si è fatto prima quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi quale archetipo viene integrato? Qualcosa che non è stato mai fatto prima. Avere il coraggio di rivelare le proprie emozioni e fare cose che non si sono mai fatte prima. Queste cose che non si sono mai fatte prima hanno un unico comune denominatore: trovare il coraggio di essere autentico. Autenticità, senza aspettative. Ricordate che il vincitore, chi ha vinto, è un grande fallito. Perché? Perché ha fallito milioni di volte prima di vincere. E quindi si integra questa cosa qui. Tu mi dici no, io vado, tu mi dici no, io vado, tu mi dici no, io vado. Va bene? Mossi da una fiamma interna che è animica, non è egoica. Vi ho fatto un esempio di questa cosa che tu mi dici no, ok. Quindi, come dice anche Rudolf Steiner, la via del cuore passa per la testa. La conoscenza, ci stanno iniettando proprio dei codici luminosi dalla fratellanza bianca durante la notte sul nostro corpo astrale. Qua c'è una lampadina, ok, è la mente che si illumina, quindi quando la mente si illumina il cuore si apre, la via del cuore passa per la testa. È la conoscenza che rende l'uomo libero, e quindi grazie alla conoscenza anche che noi stiamo facendo attraverso il lavoro su di sé, la conoscenza sui libri e applicare, lo stiamo ovviamente passando anche alla fiamma gemella, ma come lo stai passando all'umanità intera. Ok. Quindi qua si prefigura una fiamma che non ha mai fatto quello che sta per fare. Ancora, qual è l'archetipo? Maltrattatore. Caspita. Qua parliamo dell'ego, che ci ha maltrattato. C'è una parte di te che ti ha maltrattato sempre, del tuo ego, affinché tu convivessi nell'ombra, perché affinché lui si potesse nutrire del tuo disagio. Quindi stiamo venendo fuori da una realtà difficile di questa natura, e anche la fiamma gemella. Quindi qua dice, risalta la tendenza a intimidire gli altri, ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando. Qua mi parla di riscoprire, te lo dico per te prima di tutto, tanto tu e la fiamma gemella siete la stessa cosa. Quello per cui la fiamma cristica che sta ardendo dentro di te sta avendo a che fare con le paure tue interiori, le sta bruciando, facendotele vedere. Quindi mentre ti fa vedere le paure, tu puoi avere timore, rabbia, risentimento, stare male, va bene? Diciamo che te le sta facendo vedere. Grazie alla conoscenza che rende l'uomo libero, e tu sai che le tue paure hanno a che fare con l'ombra più grande che la tua fiamma ti fa vedere, ma come il sistema ti fa vedere quando ti fa venire paura, no? La paura si risolve quando tu hai la conoscenza. La conoscenza rende l'uomo libero, la conoscenza rende liberi dalle paure. E quindi questo ti permette di essere più forte del tuo ego, che ti vuole, o della mente razionale, dei tuoi automatismi, del tuo subconscio, che ti vogliono trascinare in zone buie, perché si sono sempre nutriti di quelle zone. Quando tu non dai più cibo all'ego, alle tue paure, non si possono più nutrire. Cosa fanno? Scalpitano, diventano sempre più grandi e poi spariscono. Va bene? Ok. Quindi qua avete potuto percepire dei maltrattamenti da parte del vostro ego, che alcuni di voi hanno palesato all'esterno con anche maltrattamenti verbali, va bene? Però era sempre il tuo ego che te li fa fare, perché il tuo ego sta bene quando tu ti maltratti, tu non ti ami. Mi spiego?
Queste sono cose che abbiamo sempre fatto e questo è giunto il momento di pulizia di questo. Mm? Quindi l'archetipo abbiamo chiesto che viene integrato è la conoscenza rispetto al tuo ego che ti fa indossare delle maschere rispetto al fatto invece di farti essere in contatto con le tue emozioni e trascenderle una volta per tutte. Ok. Wow, quindi detto questo, intanto qua c'è il diluvio universale, meraviglioso, è una bellissima giornata di pioggia. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi la tua energia e poi quella della tua fiamma gemella. Allora, andiamo a vedere la tua energia. Come sta la tua energia? Come sta la tua energia? Energia della fiamma femminile. Fiamma femminile, energia della fiamma femminile. Vediamo. Allora, abbiamo la luna, il diavolo, il mago, 3 arcani maggiori, incredibile. Allora, io ti dico una cosa, qua tu stai manifestando quello verso cui tu sei più ambiziosa. Ti metti alle spalle paure, gelosie, situazioni di paure interne, no? Le paure interne che sono proprio la luna, qua abbiamo parlato di paure. Con queste paure, diciamo che il tuo ego, qua il diavolo, vuole che tu ci ricaschi. Però tu che fai? In me mago agere, io sono il creatore. Volontà, la magia, come ti ho detto prima, la magia è un atto di volontà coscientemente indirizzato verso un obiettivo specifico. Allora diciamo che tu, grazie, riconosci perfettamente il tuo ego che ti maltratta a livello inconscio e manifesti tutt'altra realtà. Cosa succede? Che sta arrivando la manifestazione grossa della tua fiamma gemella qua, con il mago qui, a discapito di un ego che vi ha maltrattato entrambi. Abbiamo fortissimi segni qua del gemelli, Capricorno e il cancro, ascendente l'uno Venere in questi segni, può essere tu la fiamma gemella. Però qua diciamo si sta manifestando, io ti vedo molto anche risplendere sul piano lavorativo, molto ambiziosa sul piano lavorativo e diciamo che molte fiamme gemelle, molte di voi che state guardando, avete manifestato tanto dei vostri potenziali in ambito lavorativo o nelle vostre passioni, che è proprio il concetto di fiamma gemella che ti mette in risalto la necessità di manifestare dei tuoi talenti o dei tuoi potenziali. Molte di voi lo stanno già facendo, ricevendo delle ottimi riscontri in ambito lavorativo. Ok? Andiamo a vedere adesso qual è l'energia della fiamma gemella maschile nei confronti della femminile. Energia della fiamma gemella maschile. 2 di coppe. 6 di denari. Mamma mia, l'imperatrice. Cioè, ma ti rendi conto, no? La fiamma gemella maschile vuole tutto con te, che stai guardando che sei la fiamma femminile anche se sei uomo. Qua abbiamo la fiamma gemella femminile nel maschile, cioè l'imperatrice. La tua fiamma gemella maschile sono le carte più belle che non uscivano non so da quanto tempo. Qua ha l'energia della manifestazione totale, pieno successo e pieno esito di darti tutto quello che meriti per diritto divino. Vuole venirti incontro affinché ti possa dare, affinché tu possa ricevere tutto ciò che meriti per diritto divino dalla tua fiamma gemella. Qua c'è amore, 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 amore puro, 2 di coppe. Non vedevo una stesa così da tantissimo tempo. Forse dai tempi di Lemuria, quando ero lì. Non lo so. Mamma mia, fortissimi segni della bilancia, anche del toro, ascendente l'uno Venere in questi segni. Tu o la tua fiamma gemella. Guarda, sto rimanendo di stucco, è bellissimo, è bellissimo. Quindi queste sono le energie, eh? Guarda, c'è pure il carro. Alcuni di lui stanno a distanza, pieno successo e avanzamento in quello che ti ho detto. Vogliono impegnarsi, forse sono il carro 8 di denari, lontani per lavoro, o vogliono impegnarsi affinché far funzionare la connessione, giustizia, per giustizia divina. Mamma mia, bellissime queste carte.
Vediamo adesso energia generale di cosa succede tra te e la tua fiamma, visto le energie sono ottime, però voglio vedere a livello generale cosa succede. Cosa succede tra te e la tua fiamma, tempi brevi, ok, relativamente brevi, il sole, il re di spade e il 9 di denari. Allora, io qua vedo che c'è forte il segno della Vergine, Acquario, Gemelli, Bilancia e Leone. Allora, nonostante questa energia, io ti dico che qua c'è la tua fiamma gemella che vuole lottare per la connessione, affinché si faccia chiarezza. Io qua vedo felicità, con un lui che può presentarsi un po' più inflessibile, va bene? E un po' più si può presentare ma non è reale. Adesso vi do queste due interpretazioni. Vuole chiarimenti, va bene, chiarimenti, vuole portare il sole. E il 9 di denari mi parla di un miglioramento importante fra tutti e due. Sapete, come vi ho detto sin dall'inizio quando ho aperto questo canale, per me le fiamme gemelle sono come due 9 di denari insieme. Due 9 di denari insieme. È come se tu portassi l'esempio alla tua fiamma gemella di come ci si ama e ci si onora in modo autonomo. Quindi la fiamma gemella può guardare un po' di soppiatto questo tuo essere e amare totalmente te stessa e condividere il tuo amore con l'altro e non avere più bisogno dell'altro. E quindi qua c'è un miglioramento in tal senso. Per alcuni ci possono essere dei ritardi di natura lavorativa, secondo me tua però. Cioè come se per alcuni, Fammi vedere perché sì, perché qua c'è l'eremita, no? Fortissimi segni della Vergine qua, ascendente Vergine. È come se, nonostante questa energia dirompente, tu ci puoi andare cauta, va bene? Perché il 9 di denari? La forza. Tu stai mettendo... Allora, guarda, io ti dico che qua c'è un recupero pieno di una connessione al 100%, che ti rende soprattutto un lui che ti ama, ti apprezza e ti onora così come sei, vuole lottare per la connessione. Gli unici intoppi possono essere lavorativi di qualche giorno, però qua c'è un recupero totale di tutto quello che ti ho detto, perché l'energia è ottima sua. L'unica energia che poteva essere un po' strana era la tua con le prime carte, va bene? Però qua tu avrai la manifestazione di quello che proprio senti con lui e tu te la puoi prendere con calma inizialmente, io ti dico la verità, dopo c'è un recupero totale della situazione, sì. La regia dei bastoni, vedi, è tutto nelle tue mani, che tu sia uomo o donna, è tutto nelle tue mani. Arriva questa comunicazione o comunque questa sua voglia di mettere in chiaro le cose, lo vede un po' più, per alcune lo vedete un po' sulla difensiva alcune di voi, ma non è così l'energia, ve lo dico, è proprio una prova affinché voi portiate l'esempio di come si sta bene da sole, anche da sole, cioè ci si gode da sole e condividete il vostro godere da sole. Va bene, portate tale esempio a questa persona. E per altre qua c'è proprio il fatto che tu vedrai, per alcune vedono proprio all'improvviso arrivare questa persona, questa fiamma, che vuole recuperare tutto qua. Ok, vediamo il positivo. Energia positiva per la fiamma gemella. Vedi? Asso di coppe. Opportunità d'amore, assolutamente opportunità d'amore 100%. Vediamo quale può essere l'energia negativa, così ci chiariamo alcune cose. Il 4 di spade, certo è che ci può essere una situazione ci può essere stata una situazione di fermo per tanto tempo per alcuni di voi e quindi ci può essere un messaggio strano, un po' piccolo, un po' così che preclude ben altro. E... Oppure può essere che ci sia un po' di nervosismo interno da parte tua, secondo me. Però poi vedo qua i rimonti. Assolutamente rimonti. Vediamo 4 di spade, energia negativa, perché il 4 di spade, la stella, è come se alcuni di voi avessero perso un po' la speranza e la fiducia, quasi non ci credete più. Attente, perché per alcuni di voi la vostra fiamma si palesa diversa da come te l'ho detto con il re di spade, non ti dice niente di quello che ti ho detto qua.
come se aveste perso un po' la speranza, la fiducia, mi spiego, ma qua c'è, ricordatelo. Ok, adesso ci mettiamo i nostri oracoli lui-lei, forte il segno dell'acquario, sono fortissimi. Vediamo un po', la verità cosa ti dirà? Anzi, io voglio mettere prima, voglio capire perché sto re di spade. Perché il re di spade? Perché il re di spade? L'asso di denari, ok, capito. Allora, qua ci possono essere dei ritardi di natura economica e lavorativa, soltanto questo, per alcuni di voi. Lo vedete un po' più inflessibile per natura lavorativa ed economica, soltanto per questo. Sì, magari lavora fuori il mondo, l'asso di spade, solo questo. Però subito dopo c'è un avanzamento, d'accordo? Ok. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere la profondità dei suoi sentimenti. La profondità, cos'è che ti dirà con quell'asso di coppe? Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato. Ecco perché ti dico qua lo puoi vedere, no? Un po' così, un po' sulle sue. Perché si è innamorato, sono spacciato, mi sono innamorato. Ok. Ancora, cos'è che ti dirà? Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Qua ci possono essere delle tempistiche un po' più lente di natura lavorativa o altro, qualche responsabilità secondo me. Però la fiamma ti dice non è importante, non è importante, viviamo questo e vediamo cosa accade. Cos'altro ti dice la fiamma? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Qua alcune di voi che se la prendono un po' più con calma, ti viene chiesta la fiamma ti dice prenditi sì il tuo tempo, ma non smettere mai di cercarmi dentro di te. Va bene? Cioè sono sempre lì ad aspettarti anche se tu mi vedi più freddo. Fammene mettere un'altra. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ti dice abbi fede e abbi fiducia, ce l'avevi la fiducia al blocco tu. Va bene? Abbi fede, abbi fiducia, perché quindi uscimmo a rivedere le stelle, tutto si risolve. Ma non c'è molto da risolvere qua, io ti vedo un po' più, vedo due personalità un poco più fredde e qui è una piena ripresa successiva. Magari ti mando un messaggio, qualcosa di questa natura qui, che non ti dice tutto questo ben di Dio che c'è qua sotto, mi spiego, è un piccolo approccio, d'accordo? E tu ti sentirai fiera di questa manifestazione. Molti di voi stanno proprio lavorando, stanno bene. Dipende dai casi, ragazzi, mi raccordo? Ok. Adesso andiamo a vedere cosa ti dicono queste altre carte, le carte del cuore. Per le fiamme gemelle, carte del cuore. Blocchi causati da memorie karmiche, vedi? Blocchi causati da memorie karmiche, quindi sia da parte tua che ci possono essere delle paure, sia da parte sua che lo vedi un po' più freddo ma l'energia è stratosferica qua sotto, lo vedi un poco più sulle sue. Qui che cosa andiamo a sciogliere? Blocchi causati da memorie karmiche. Attraverso quello che abbiamo detto, blocchi causati da memorie karmiche, andiamo a sciogliere questo. Ok. Cos'altro? Conosci già la tua anima gemella, ovviamente. Molti di voi che stanno anima gemella, no? Fiamma gemella, molti di voi stanno pensando a quella persona. Ok? Conosci già la tua anima gemella, te lo stanno confermando. Ok. Ancora. Relazione discreta segreta. Alcuni di voi possono iniziare a conoscere la propria fiamma gemella da poco, l'hanno già iniziata a conoscere, ci possono essere dei blocchi causati da memorie karmiche che verranno elusi grazie all'appoggio della fratellanza bianca. Molti hanno una relazione discreta, non alla luce del sole, oppure un po' più discreta con la vostra fiamma. Ok? Alcune di voi conosceranno la fiamma gemella quest'anno a luglio. Sì. Vediamo ancora con queste. Cos'altro ci raccontano queste altre? Tu la tua fiamma gemella, vediamo. Cuore fedele, siete fedeli l'una all'altra. Potere superiore, ci sono eventi che non sono
comprensibili a livello razionale, nonostante tu veda tutto il contrario di quello che è, ok? E poi ci sarà un aiuto. Sì, allora qua ci sono degli eventi che non sono controllabili o non sono stati controllabili, cioè potere superiore, qualcosa voluto dall'alto che la tua mente razionale ti ha potuto dare in crisi. Cuore fedele, qua in entrambe le parti c'è condivisione, un aiuto è proprio la risoluzione di questioni che hanno a che fare con con questi blocchi. Cosa c'è dopo l'aiuto? Perché qua ci sono molte domande, alcuni di voi si faranno delle domande del perché questa persona è stata in silenzio ed è più fredda quando si paleserà a te. Va bene? Ricordiamo che sotto c'è ben altro. Ok, cosa c'è dopo il perché? L'osservatore, ci può essere un po' di dubbi da parte tua, qua. Sei tu che c'hai le carte un po' più così. Cosa viene dopo? Rigenerazione, però tutto poi si sblocca. Qua tu puoi avere un po' di dubbi rispetto a questa persona, per delle cose che sono successe, che hanno a che fare con delle memorie karmiche, che hanno fatto soffrire, però poi c'è una rigenerazione, tant'è che tu te la prendi un po' con calma, vedi? E poi c'è un recupero da parte tua, d'accordo? Ok, ragazze mie, ragazzi, io non chiedo altro, concludo qui. Sono contenta di questa stesa perché è un grosso punto di consapevolezza per le fiamme. Io vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!